Se volete parlare italiano come dei veri madrelingua, al bar, al ristorante, con i vostri amici, allora dovete continuare a guardare questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamu. In questo video vi insegnerò lo slang italiano, e cioè tutte quelle espressioni colloquiali che noi italiani utilizziamo ogni giorno e che non trovate sui libri, ma che sentirete tantissimo anche in film o serie TV, e quindi vi serviranno non solo per capire gli italiani quando parlano, ma anche per parlare voi stessi come dei veri italiani. Ma come sarà organizzato questo video? Allora, vi offrirò ben 20 espressioni italiane slang, suddivise per gruppi. Prima di tutto vedremo quelle jolly, quelle che sentirete in ogni frase. Poi vedremo quelle per giudicare cose o persone, quindi gli stati d'animo tra fastidio e relax. Dopo alcuni verbi gergali utilissimi e infine lo slang dei più giovani. Ma come sempre restate fino alla fine perché ci sarà un esercizio per ripassare tutto quello che abbiamo imparato. Se siete pronti, prendete carta e penna e cominciamo. Cominciamo proprio con quelle parole jolly. Probabilmente sono quelle tra tutte le 20 che vediamo in questo video che conoscete di più, perché letteralmente sono in ogni conversazione, ogni film, ogni serie TV. Bo è la regina indiscussa dello slang italiano. Un'interiezione che in realtà non si può tradurre con una sola parola. Significa non lo so, non ne ho idea, ma a seconda del tono esprime anche indifferenza, dubbio, rassegnazione. A che ora apre il museo? Prova a guardare sul sito. Significa non lo so. Ti è piaciuto il ristorante? Ma, niente di speciale. In questo caso esprime indifferenza. Perché Marco è arrabbiato? E che ne so io. Rassegnazione. Molto spesso è accompagnato dal gesto delle spalle alzate e le mani aperte. Proprio come quella famosa emoji. Potete renderlo più lungo o più corto. E credetemi, lo usano davvero tutti a qualunque età. Quindi, se volete sentirvi italiani, usatelo. Ripeto, in contesti informali. Prossima parola. Tipo. Letteralmente tipo significa genere, categoria, ma nello slang ha due lavori. Innanzitutto è un riempitivo, una di quelle parole che usiamo senza un significato, ma solo per prendere tempo e pensare. Oppure significa circa, più o meno, spesso per introdurre un esempio. Ci vediamo tipo alle 8. Significa ci vediamo verso le 8, circa alle 8.
Io tipo ero sotto shock quando l'ho saputo. In questo caso è un riempitivo. Mi va qualcosa di leggero, tipo un'insalata. Sto introducendo un esempio. Usato come riempitivo è tipico soprattutto dei ragazzi, cioè tipo qualcosa del genere, tipo ogni volta che state tipo dicendo qualcosa potete tipo usare tipo. Ecco, però non esagerate. E ricordate anche che tipo o il femminile tipa indica anche una persona generica di cui non sappiamo, non possiamo, non dobbiamo esprimere l'identità. C'è un tipo fuori che ti cerca. Prossima parola, roba. Parola informale, tanto vaga quanto comodissima. Significa cosa, cose, oggetti, materiale. Come in inglese stuff. Sono sicura che ci sia una parola anche in tutte le altre lingue, fatemelo sapere nei commenti. Insomma, è perfetta quando volete parlare di cose in generale, ma non volete o non sapete chiamarle con precisione. Raccogli la tua roba, c'è uno schifo in giro. Raccogli la tua roba, calzini, libri, fazzoletti, eccetera. Ho un sacco di roba da fare prima di stasera. Progetti, lavori, non so. Togli questa roba dal tavolo, dobbiamo mangiare. Varie cose. Questa parola brilla soprattutto nelle esclamazioni. Che roba! Per esprimere stupore o roba da matti per indicare qualcosa di assurdo. E sapevate che questa parola ha origini germaniche? Deriva infatti da una parola che significava bottino, la stessa da cui deriva anche il verbo rubare. Prossima parola. Un sacco. Un sacco, che significa molto, moltissimo. E l'immagine è veramente molto chiara. Immaginate un sacco bello pieno. Una grande quantità, sicuramente, no? Funziona con i verbi, con i nomi e anche con gli aggettivi. Mi sei mancato un sacco. C'era un sacco di gente alla festa. Notate come usato con i nomi richiede anche la preposizione di. Un sacco di gente. Tuo fratello è un sacco simpatico. In realtà un sacco fa parte di una serie di espressioni che indicano tutte tanto, molto, una grande quantità e che sono tutte un po' simpatiche. Un botto, una marea, una cifra. Insomma, in italiano abbiamo tanti modi per esagerare. Non so, questa canzone mi piace una cifra. Anche no. Un rifiuto netto e ironico. Comunissimo nel parlato. Anche no. Significa no di sicuro. Col cavolo. Manco per sogno. La particolarità di questa espressione risiede proprio nell'uso di anche. Di solito serve ad aggiungere qualcosa, ma non in questo caso. Una corsetta domani alle 6 di mattina? Anche no, grazie. Lavorare anche nel fine settimana? Ma anche no. Pagare 15 euro per un cocktail? Ma anche no. Com'è andata? Adesso passiamo all'altra categoria di espressioni slang colloquiali.
quelle per giudicare cose o persone. Figata, come nome, significa una cosa bellissima, una cosa fantastica, super interessante, come a cool thing in inglese. Perfetta per esprimere entusiasmo verso un oggetto, un posto, un'esperienza. Che figata questo videogioco! Vivere in Giappone per un anno? Una figata pazzesca. Hanno aperto una pista di pattinaggio in centro. Che figata! Ricordate però, figata si usa solo in relazione a cose, oggetti, eventi, non in riferimento a persone. E questo ci conduce proprio alla prossima parola, figo o al femminile figa, eventualmente anche al plurale, fighi, fighe, che è un aggettivo usato per descrivere persone, ma anche cose, molto cool, come si direbbe in inglese, in gamba, di tendenza, attraenti. Luca è proprio un figo. Ecco perché ha avuto centinaia di donne. Che giacca figa! Dove l'hai comprata? Sei stata fighissima a rispondergli così. Attenzione però, usate questa parola con cautela. Shh. Soprattutto al femminile, perché figa può indicare anche, in maniera un po' volgare, l'organo genitale femminile. Tutto dipende chiaramente dal contesto e dall'intonazione. Non c'è invece un problema per il maschile. L'importante è non confondere figo con fico, e cioè il frutto. Dalla stessa famiglia ricaviamo anche sfigato o sfigata al femminile, proprio il contrario di figo. Sfigato indica o semplicemente sfortunato, che quindi non ha fortuna, perché sfiga è un sinonimo di sfortuna, oppure perdente, come l'inglese loser. E se nel primo caso è solo una constatazione, nel secondo può essere un'offesa, quindi usatela con cautela. Marco perde sempre il treno e gli si rompe sempre tutto. È proprio sfigato, cioè sfortunato. Non lo sto offendendo, è solo una constatazione. Smettila di fare lo sfigato e invitala ad uscire. Questa va bene soprattutto tra amici in un contesto colloquiale e in cui comunque c'è confidenza, altrimenti può risultare offensiva. Sei rimasto a casa il sabato sera? Che sfigato. Anche questa va usata con cautela solo tra amici quando si scherza perché ci si conosce molto bene. Spaccare. Spaccare significa letteralmente rompere in due, spaccare il melone, l'anguria. Ma nello slang italiano significa essere fortissimo, eccezionale, andare alla grande, come in inglese to rock, to kill it. Come si dice invece nella vostra lingua? Fatemelo sapere nei commenti. Questa canzone spacca! Significa questa canzone è proprio bella, eccezionale. Hai spaccato all'esame, bravissima. Significa sei andata alla grande all'esame. Il tuo nuovo taglio di capelli spacca di brutto. No, non vi preoccupate, spacca di brutto non è un'offesa. Al contrario, significa wow, è molto eccezionale. Attenzione
però a non confondere spaccare con la sua forma riflessiva, spaccarsi, che invece significa lavorare durissimo. Mi sono spaccata per tutto il fine settimana, ma per fortuna sono riuscita a consegnare il progetto lunedì. Vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni che vi sto dando in questo video, e lo so che sono tante, sul nostro sito web lernamo.com. Se andate nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca, digitate le parole chiave di qualsiasi argomento voi desideriate e così potete trovare l'articolo. C'è un articolo per ogni video che pubblico su YouTube con più approfondimenti, curiosità e alla fine ci sono gli esercizi interattivi che vi danno la risposta immediata per mettervi alla prova e c'è anche un podcast che potete scaricare e ascoltare dove volete, quando lo desiderate. E adesso passiamo così alla parte numero 3, quella degli stati d'animo. Fastidio, relax. Non potevo non mettere questa espressione nella lista delle espressioni slang per gli stati d'animo, e cioè una che anche io personalmente uso molto spesso durante la giornata. Che palle! È proprio il classico colloquiale del fastidio. Significa che noia, che fastidio, rottura, che seccatura, ma ancora più enfatico. Letteralmente, palle sono i testicoli, quindi è un po' volgare, ma la sentirete veramente ovunque tra italiani. Ah, devo rifare tutto da capo, che palle! Piove di nuovo e avevo organizzato il picnic, che palle! Domani riunione alle 8, che due palle! Che due palle è ancora più forte ed enfatico di che palle. Piccolo approfondimento. Rompere le palle significa dare fastidio, mentre al contrario, avere le palle piene significa essere stufi. Ancora un altro verbo che uso anche io molto spesso, così come tutti gli altri italiani: sclerare. Sclerare significa perdere la pazienza, dare di matto, esplodere per il nervoso. In inglese to freak out. Quando ho visto il conto ho sclerato di brutto. Mia madre sclera se lascio la camera in disordine. Sto sclerando con questo computer che si blocca di continuo. Ma sapete l'origine di sclerare? Deriva dal termine medico arteriosclerosi, per via del decadimento mentale che la malattia può causare. Ma nello slang non c'entra niente con la medicina. C'è anche il sostantivo sclero, usato per esempio in esclamazioni come che sclero, per indicare una situazione stressante, snervante. Rosicare. Letteralmente significa rosicchiare, come fanno i topi, mordere a piccoli pezzi, ma nello slang significa rodersi dalla rabbia, dall'invidia, non accettare una sconfitta. Un po' come l'inglese to be salty. Ho preso 30 all'esame e lui rosica perché ha preso 28. Hai perso e basta, dai, non rosicare.
Quando ha vinto la mia squadra, gli avversari rosicavano di brutto. La persona che rosica è un rosicone o una rosicona. Scialla. Scialla è molto usato soprattutto tra i giovani e significa tranquillo, stai sereno, rilassati, non c'è problema. Insomma, un invito alla calma, perfetto per sdrammatizzare. Scialla, abbiamo ancora un sacco di tempo. Hai sbagliato l'esame? Scialla, lo rifarai. Sono in ansia per il colloquio. Ma scialla, sei preparatissima. Daje. Daje è usato soprattutto a Roma ed è un po' proprio la versione romana di dai, forzata, che significa forza, andiamo, o anche così si fa. Insomma, è un grido di incoraggiamento, entusiasmo. Daje, spesso è accompagnato proprio dal gesto della mano. Daje, daje, ce la puoi fare. Sto incoraggiando. Pizza stasera? Daje, come dire, certo, esprimo entusiasmo. Daje Roma, daje! Allo stadio. E mi raccomando alla pronuncia daje e mai dage o qualcosa del genere. È veramente un po' l'inno di Roma ed è anche legata a campioni come per esempio Francesco Totti. Ma anche voi la potete usare, soprattutto se siete a Roma, ma non solo, perché in realtà è compresa e usata anche in altre parti d'Italia. E siamo già giunti alla quarta parte, i verbi della vita quotidiana. Beccare è la sua versione riflessiva, beccarsi. Beccare è letteralmente quello che fanno gli uccelli con il becco, la loro bocca. Nello slang, però, ha 3 vite. Significa incontrare o incontrarsi, significa cogliere qualcuno sul fatto o in flagrante con le mani nel sacco, oppure prendere, ricevere qualcosa, spesso qualcosa di negativo. Ci becchiamo alle 9 davanti al cinema? In questo caso significa ci incontriamo. L'hanno beccato a copiare, cioè lo hanno colto sul fatto. Che figura, forse sarà bocciato all'esame. Ah, ho beccato un raffreddore. Insomma, avete notato, è un verbo multiuso, ecco perché lo sentirete moltissimo nelle conversazioni. Adesso il mio verbo preferito, sgamare. Non so perché, mi piace proprio il suono, sgamare, che significa scoprire qualcosa di nascosto, capire un trucco, cogliere qualcuno sul fatto. Volevo farti una sorpresa, ma mi hai sgamato subito. Hai scoperto il mio segreto. Ho sgamato il suo piano. Voleva fregarmi. Non puoi mentirmi. Ti sgamo a 1 chilometro. In un certo senso può essere considerato simile a beccare, con il senso di cogliere in flagrante, ma sgamare sottolinea l'idea di intuire, di vedere oltre l'inganno. Cazzeggiare, che è
Sì, deriva dalla parolaccia, però non è proprio un verbo volgare, è solo molto molto informale. Significa perdere tempo piacevolmente, oziare, non fare nulla, scherzare. Oggi non ho fatto nulla, ho solo cazzeggiato sul divano. Hm. Ragazzi, smettetela di cazzeggiare e studiate. Ci siamo visti, ma niente di che. Abbiamo solo cazzeggiato per un paio d'ore. Da questo verbo deriva anche il sostantivo cazzeggio. Per esempio, abbiamo passato una serata di puro cazzeggio. Tra amici, ripeto, va benissimo, evitatela però in contesti più formali. In quei casi, invece, sostituitela con oziare, molto più elegante, ma meno di impatto. Mollare. Mollare. Letteralmente significa lasciare andare, allentare e viene da molle, da cui anche il celebre uso marinaresco, mollare gli ormeggi. Ma nello slang può avere due significati. Può significare o lasciare il proprio partner o arrendersi. Mi ha mollato dopo 3 anni. Significa mi ha lasciato dopo 3 anni. O al contrario, l'ho mollato dopo 3 anni. L'ho lasciato dopo 3 anni. Perché hai mollato proprio adesso? Perché ti sei arreso proprio adesso? Ho mollato la palestra dopo 2 settimane. E sapete che c'è anche una canzone italiana che si chiama proprio Non mollare mai. E dice proprio mai, non mollare mai, finché vita avrai. Quindi vi consiglio di ascoltarla se volete fissare meglio questa parola nella vostra mente. E adesso 2 perle giovanili. Lo slang dei più giovani, che però tutti possono usare, anche se non è veramente una parola italiana. Cringe è un anglicismo amatissimo dalla generazione Z che ne ha ricavato anche il verbo italianizzato, cringiare. Cringiare significa provare un forte imbarazzo tanto da avere i brividi. Quel video mi fa cringiare troppo. Cringio quando i miei genitori ballano alle feste. Ha provato a fare il simpatico, ma è stato solo cringe. E la stessa sorte, quindi quella di italianizzare il verbo, è successa anche a molti altri anglicismi. Ghostare, taggare, flexare, unfolloware. Infine, fra, zio, bro. Appellativi amichevoli utilizzati tra i giovani, soprattutto tra i ragazzi, per chiamarsi appunto tra loro. Fra da fratello, bro dall'inglese brother e zio, tecnicamente uncle, quindi il parente, ma lo usiamo con gli amici, che quindi non sono i nostri parenti. Tutto bene, Fra? Zio, non ci crederai mai. Dai, bro, muoviamoci che facciamo tardi. La famiglia però qui è molto ampia perché ci sarebbe anche raga da ragazzi o bella come saluto, bella zi. Però ripeto, sono tutti veramente molto molto informali e colloquiali. Quindi usateli se volete fare bella figura con i vostri amici italiani, ma non in contesti formali. Anche se potreste usarli con i nostri insegnanti madrelingua qualificati.
Mhm. Mi riferisco al nostro corso italiano intensivo. Visitando questo link, che vi lascio anche in descrizione, potete acquistare un pacchetto di lezioni individuali online che potete svolgere letteralmente quando volete, anche nel fine settimana, con i nostri insegnanti madrelingua qualificati. E cosa succede? A lungo andare, con il passare del tempo, loro diventano vostri amici, vostri confidenti. Sono persone vere che vi ascoltano, vi fanno delle domande, rispondono alle vostre domande. Si crea una bella interazione tra voi e quindi la confidenza, il rapporto vicino vi permette di usare tutte queste espressioni slang e tantissime altre che loro vi possono insegnare o di cui voi potete parlare o chiedere. Ma poi con loro potete fare letteralmente qualsiasi cosa, anche grammatica, esercizi, preparazione di esami di certificazione. Quindi cosa aspettate? Visitate questo link e acquistate il vostro pacchetto di italiano intensivo per cominciare a parlare con i madrelingua come un vero madrelingua. Adesso c'è l'esercizio finale, ma prima vi ricordo, a proposito di espressioni un po' volgari, che ho realizzato un video dedicato proprio alle alternative un po' più cortesi a tutte le parolacce o espressioni volgari italiane, perché magari dovete essere in Italia in un contesto un po' più formale, voi conoscete solo le parolacce ed è meglio evitarle ed imparare anche le altre alternative. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Adesso vi darò ben 8 frasi con uno spazio bianco in cui dovete inserire una di queste parole. Boh, figata, che palle, un sacco, beccarci, scialla, sgamato, rosica. Sai a che ora apre il museo? Non ne ho idea. Domani devo svegliarmi alle 5 per andare al lavoro. Ho mangiato di gelato. Adesso mi sento male. Allora possiamo domani sera in piazza alle 9? Mia madre mi ha mentre mangiavo i biscotti di nascosto. Hai sbagliato l'esame? Dai, lo rifarai. Hanno costruito un parco divertimenti nuovo vicino casa. Che... Ho vinto io la partita e adesso il mio amico... Perché è invidioso. Avete segnato le risposte? Tra poco le soluzioni. Prima però ho un regalo per voi. Se ancora non lo avete scaricato, correte a farlo, visitate questo link che trovate anche in descrizione e scaricate la vostra copia del nostro regalo per voi, il nostro libro Perché si dice, in cui abbiamo raccolto tantissime parole, espressioni italiane relazionate però con altri paesi, tipo indivia belga o zuppa inglese o senape indiana, cinese, lo zio d'America. E questo libro vi offre non soltanto la definizione, ma anche perché si dice così, quindi l'origine della parola. Tutto questo completamente gratis per ringraziarvi del vostro affetto, quindi scaricate la vostra copia se ancora non ce l'avete. E adesso soluzioni. Sai a che ora apre il museo? Boh, non ne ho idea. Domani devo svegliarmi alle 5 per andare al lavoro. Che palle. Ho mangiato un sacco di gelato. Adesso mi sento male.
Allora possiamo beccarci domani sera in piazza alle 9? Mia madre mi ha sgamato mentre mangiavo i biscotti di nascosto. Mm. Hai sbagliato l'esame? Dai, scialla, lo rifarai. Hanno costruito un parco divertimenti nuovo vicino casa. Che figata! Ho vinto io la partita e adesso il mio amico rosica perché è invidioso. Allora, com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti. Fatemi anche sapere se vi piace lo slang italiano e quante di queste parole già conoscevate. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, ci aiuta molto con l'algoritmo, e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, ma anche seguire l'Ernamo su tutti gli altri social, per tutti i contenuti esclusivi che pubblichiamo solo lì. Con questo è tutto, io vi saluto, ma ci vediamo prestissimo in un altro video. Mhm.